dipinto sempre un po' per passione e ho iniziato forse a vedermi un po' di più e da lì sono nate le prime opere. Ho iniziato a credere più in me, alle mie possibilità, mi ha dato fiducia anche il confronto con altri artisti, che è importante. Da lì ho sperimentato nuove tecniche, sono curiosa, amo le sfide e quindi vado avanti. Poi è logico che dipende dallo spettatore, dal momento in cui osserva il quadro, dal suo stato d'animo, che gli permette di entrare in contatto con l'emozione dell'artista o meno, perché comunque tutti noi abbiamo un vissuto che ci condiziona anche nell'osservare le cose della natura, perché poi io posso vedere il sole e vedo bello, tu lo puoi vedere e dici non vedo l'ora che scenda. Quindi mi incuriosisce molto il pensiero umano e parlare anche con le persone per comprendere quello che pensano. Ho fatto anche un dipinto relativo a questo, che rappresenta tutte le arti. E c'è una ballerina, ci sono i riflettori, la luce dei riflettori che illumina, perché l'arte illumina il mondo. Ci sono le mani che sono il simbolo del contatto, che si entra in contatto con le emozioni dell'arte, osservando anche un dipinto, o un balletto, o un'opera, o qualsiasi cosa abbia attinenza con l'arte. E poi ci sono i colori che delle emozioni che genera l'arte in genere, sia essa una poesia, un dipinto, un'opera, la musica. Mia nonna aveva un'osteria, quindi lavorava con i cavalli, vendeva il vino e mi ha raccontato la sua bella vita, nonna, sì. Mio nonno invece faceva il carpentiere e mia mamma lota in ospedale. Io ho seguito le sue orme perché faccio l'osso. Nonna sì, io ho fatto il ritratto. E poi era complice, era amica, era tutto nonna. Quello che non ti fanno fare i genitori lo faceva fare lei, le cene con gli amici. Era in gamba. Non voleva invecchiare, aveva uno spirito giovane. È per questo che è rimasta nel mio cuore. Poi ne ho dedicata una a mio padre, questo negli ultimi tempi perché purtroppo ha una malattia. E mi tiene amorevolmente per mano, facendomi riemergere da luoghi e tempi lontani che affollano la mia mente. E questo mi ha suscitato diversi pensieri e quindi ho fatto un'opera e scritto qualcosina per lui. È un perdersi nell'essere presente. E per magia, anche se per un misero attimo mi riporta la mia identità, quella di un tempo passato dove, per assurdo, mi son perso. Quando sono nelle mie fasi buie e triste non dipingo. Non riesco proprio a prendere i colori e a fare niente. Poi quando mi riscuoto un po', cerco di riscuotermi un po' e quando trovo quell'energia necessaria mi dedico all'arte per scacciare le ombre. Mi rilassa e da lì nascono i colori. C'ho bisogno del colore. Non posso stare senza, come il sole, come il mare. Penso alle emozioni che questa luce mi dà e ai colori che possono rappresentarla, alle forme e poi da lì nasce qualcosa sicuro. Innanzitutto i colori. Spesso rappresento delle mani, queste mani rappresentano il contatto e rappresentano il sentire umano che può essere visivo, verbale, che deve avvenire tra le persone.